Scusi, ma noi non ci siamo già incontrati da qualche parte? Sì, mi pare, qui sotto nel mento, no? Facciamo una corsa a chi arriva prima? Sì, dai, 1, 2, 3. Chi è arrivato prima? Bella forza, con le spinte. Se ero senza tacchi, vedevi? Dai, dai, scendi, lumacona. Scemo. Adesso vedrai chi arriva prima. Bello, eh? Ho pensato, ci voglio portare Francesca. È sicuro che le piacerà. Ma tu guarda quanto è alta. Sai quanti metri sono? Indovina. 35 col piedistallo. Ci sono già venuta 2 volte con Alessandro. Ah, me lo potevi dire prima. Mi hai fatto fare il cicciolone tutta la mattina. Ma che c'entra? Era per non darti un dolore, poverino. Quando uno ti racconta una barzelletta, se gli dici subito che già la conosci, lo geli. Già, se glielo dici dopo invece lo riscaldi. Senti, io sono stata zitta per delicatezza. Se non lo capisci, pace. Ma sì, mica ho detto il contrario. Solo che vuoi polemizzare e io no. Figurati se voglio sciuparmi la domenica. Per carità, pace fatta, d'accordo? Ecco, voi altri italiani non aprite mai lo sportello alle donne. Ma come sarebbe voi altri italiani? E tu che sei, turca? Mi piacerebbe. Che cosa? Che fossimo in Turchia, così avreste 10 donne per uno. Senti, dillo a chi vuoi, ma non a me. Sai che di donne me ne basterebbe una e non ho neppure quella. Scusami, caro. Scusami tu. Dai, muoviti. Francesca, lo sai che sei un tesoro? Sì, cioè no. Su, andiamo, accendi il motore. Era già acceso. Ma insomma, dove ce l'hai la testa? Proprio non lo so. Ma se si tratta di vostra moglie è un'altra cosa. Siete peggio degli arabi del Medioevo. Ma perché parli sempre al plurale? Sembra che siamo in comitiva. Io che c'entro? Perché siete tutti uguali. Beh, e adesso che stai a guardare? Voltati, no? E poi io non ce l'ho con te, povero cocco. Ma fammelo capire che non ce l'hai con me. Se qualcuno ti sentisse crederebbe che stiamo litigando. E così va a finire se non la smetti di guardare nello specchietto. Oh, non ci avevo nemmeno fatto caso. Io sì, fatti un giretto. Sì, va bene, ma sbrigati, eh. Il mio costume dove l'hai ficcato? È lì, nella borsa. Ehi, sentite un po', perché non andate a pescare da un'altra parte? Perché? Il lago è tuo? Vi do 500 lire. 1000. Tieni. Ho fatto presto? Beh, una volta tanto. Su, vieni. Oh. Aspetta, che mi levo gli zoccoli. Ma non sarà fredda? Dai, ci buttiamo insieme. 1, 2. No, aspetta, insieme. Oh, che pipone! 1, 2, 3. Che fai? Tutto sommato l'acqua del lago mi fa un pochino schifo. Ma se si sta benissimo. No. Allora esco anch'io.
Dammi una mano. Mamma, come fredda! No, è la prima impressione. Vedi com'è, il guaio è che io penso troppo e quando penso è un vero disastro. Alessandro mi diceva sempre, cerca di pensare il meno possibile, perché quando ti metti a pensare mi fai paura. Ma tu guarda quante Perché per macchine. voi uomini una ragazza non dovrebbe avere idee in testa, soltanto segatura, come una bambola. Sì, caro, sì, tesoro, hai ragione, come vuoi tu. Ma ti sembra vita questa? Beh, certo. Beh, certo. Ma che cosa vuol dire, beh, certo? Io parlo, dico delle cose che potrebbero esserti utili e tu non fai che suonare il clacson. L'ho sempre detto, la ricchezza, caro mio, spappola il cervello. Sei troppo agiato, non sai che cosa sia una dura esperienza. Ah, ma oggi ce l'hai proprio con me. Certo che me la prendo con te, è colpa tua se incontrai quel buzzurro di Alessandro, proprio 2 anni fa, quando andammo a ballare da Vittorio. Se tu mi avessi riaccompagnata a casa in macchina non l'avrei incontrato. Ma come sarebbe? Per fare gli spiritosi mi avevano sgonfiato tutte le gomme, come faceva ad accompagnarti? Beh, adesso te lo posso dire, ero stata io a sgonfiartele. Tu? E perché? Indovina. Ma che ne so, perché sei una matta. E invece no, te lo meritavi. Ogni volta che mi riaccompagnavi a casa facevi il giro della Lombardia. Ti ricordi? Allora avevi una MG. Pensammo di farti quello scherzo proprio perché non ti decidevi mai a scendere. Stavamo tutti lì ad aspettarti e tu t'eri fermato sulle scale a fare lo scemo con Marisa. Che c'entra? Quando sei in compagnia bisogna essere di spirito, se no è finita. Carlo, il secondo appello comincia il 20 o il 15? Ah, ma voi pensate sempre agli esami. Chi si è fregato il disco di Frankie Lane? Ma quale Aspettate che vi inviti un'altra volta. Salutami la Fantesca! Andiamo, ti accompagni a casa. Vieni Marisa, andiamo. Il disco gliel'ho messo sotto il cuscino del divano. Il primo che si siede, tac, è fatta. Ciao! Salve ragazzi, ciao. Però non fare il fanatico e non correre. Quando vieni con me non devi mai aver paura. Casomai devono aver paura quelli che incontriamo. Disgraziati! Che c'è? Che succede? Mi hanno sgonfiato le gomme. Tutte e 4. Come mi diverto! Ma guarda che scherzi! Rimarrete sempre dei ginnasiali! Bisogna essere di spirito, Con quel macinino vi faccio vedere io. E con te domani facciamo i conti. Ti sei arrabbiato? Deficiente. Lascialo stare, poverino, ha ragione, non ha nemmeno la pompa. O ce l'hai la pompa? La pompa. Intanto metti la ruota di scorta, è già qualcosa. Buonanotte! E così me ne devo tornare a casa in tram. Ma tu guarda che roba. Aspetta, cerchiamo un tassì. No, non cerchiamo proprio niente perché è tardi. E poi sai che ti dico? Ben ti sta, è stato il dito di Dio, così impari. Ma che ho fatto? Tutte le volte che mi accompagni a casa allunghi sempre la strada e allunghi anche le mani. Ti saluto. Un momento, mi lasci così. Portaci Marisa in macchina. Hai visto come ti guardava stasera con quegli occhi storti? Mica c'ha gli occhi storti, Marisa. Beh, brutta lo stesso. Ciao. Aspetta! Ma che maniera! Oh, signor! Guidano come matti! Porca miseria, guarda. Ma guarda un po' che disastro! Quale disastro? E altri perché ci avete i binari che Proprio perché ho i binari che non posso stressare! Come è successo? Non so, non ho visto bene. Ma com'è? Era qui davanti? Loro hanno visto tutto! Cosa i testimoni? Se li fa prendere i testimoni, se li fa Non ho prendere! visto. Ma non finisce qui, criminali della strada, ve la faccio vedere io! Quando rincasavo dopo le 9 passavo dal laboratorio per non farmi vedere, perché mia madre, mia nonna e Armida stavano in pensiero. Secondo i genitori tutte le disgrazie succedono dopo le 9. Fino alle 9 meno un minuto tutto bene. Poi, sbucano fuori i malandrini, i lupi e i maniaci sessuali. Ti sembra questa l'ora Mi di hai fatto rientrare a paura, casa? ma che fai Ci qui? vorrebbe davvero qualcuno che ti facesse paura. Andiamo, vieni a mangiare. Non voglio. Mi hanno sentita, sei contenta adesso?
Oh, ben arrivata. Ciao mamma, ciao nonna. Che hai fatto? Ma che ti è successo? È colpa mia se ci sono dei matti che si divertono a speronare i tram. Madonna Ci è venuto mia. addosso un autotreno con rimorchio. L'autista era ubriaco. Io dalla piattaforma anteriore sono stata sbattuta al centro della vettura. È stato terribile. Ma ti sei fatta male? Ma è un po' la testa, ma non è niente, mamma, non è niente. Lo vedi cosa vuol dire tornare a casa tardi la sera? Quando è successo non era tardi. È che sono venuti i vigili del fuoco. Poi la Croce Rossa ha portato via i feriti e Pure i feriti, chissà che paura ti sarei presa. Non ne parliamo. Me lo sentivo oggi che succedeva qualche disgrazia. Allora non avrai neanche più fame. Beh, un po' d'appetito magari Allora ce l'ho. sbrigati, così non la riscaldiamo un'altra volta. Ma tu ci credi a tutta questa storia dello scontro? Beh, Poco. E tu? Io per niente. ma quella volta avevano torto, perché qualche giorno dopo mi chiamarono a testimoniare. E siccome sul tram c'eravamo soltanto io e quel giovanotto, ero sicura che sarebbe venuto anche lui. Si sa come si è stupida in questi casi. Cercai di farmi un po' più carina. Tacchi a spillo e vita di Vespa. Stia tranquilla, signora Ferrauto. La sua Ghepier sarà pronta per questa sera. Non dubiti. È questa. Devo solo far applicare il pizzo, no? Lo faccio subito. Dovere, si immagini. Senz'altro, signora, senz'altro. Possibile che non si riesca a trovare. La vuole per questa sera. Ci mancava anche l'appuntamento galante. Beh, ci va senza Ghepier. Tanto al momento buono se la deve togliere. Ma che state facendo? Niente, giochiamo a nascondarella. Quella lì è secca come una lice e porta pure la Che ghepiera. ne sai, tu sei secca o grassa? Non lo so perché l'ho vista una volta. C'è le 8:30, devo scappare. Dove vai? Come sarebbe? Oggi è il 16 aprile. Che è un'altra delle tue sante Ma Francesche? no, l'inchiesta dell'azienda tranviaria. Testimone oculare. Citato in ossequio alla legge 27 dicembre 896, riflettente le tranvie a trazione meccanica. Ciao. Ciao. Dove sarà? Ma È inutile che la cerchi, la Ghepier. Come sarebbe perché? Ha detto esattamente il contrario di quello che ho detto io. Ho detto quello che ho visto. Ma si rende conto che mi ha fatto fare la figura di quello che si è messo d'accordo con l'investito? Ad ogni modo lei non può parlare perché al momento dell'incidente guardava me. Forse, non ricordo. Comunque se la guardavo perché lei era l'unica persona presente, ad eccezione del fattorino. La ringrazio di avermi preferito al fattorino. Ma lo sa che una testimonianza è una cosa seria? Che c'è? Si sente male? Io? No, perché? Così lei è nata nel 40. Sì, ma ai primi di marzo, quindi sono quasi del 39. 39. Lo sa che quando lei nasceva io facevo il secondo anno di architettura? Ah sì? E come mai? Aveva ripetuto molte classi? Quasi tutte. Evidentemente la mia generazione non era così precoce come la sua. Perché lei mi trova precoce. No, lei no. Si vede benissimo che è una ragazzina. Anche se fa di tutto per sembrare una donna. E lei fa di tutto per sembrare un superuomo, ma è chiaro che non lo è. Vuole che l'aiuti? Come? Vuole che l'aiuti? Villano! E me ne andai senza neppure voltarmi. Anche perché quella maledetta Ghepier me l'avrebbe impedito. Chissà come faceva la signora Ferrauto ad avere una vita così stretta. E avessi sempre dato retta alla Ghepier. Invece appena seppi che c'era una specie di congresso per certi scambi culturali con l'America e che anche lui avrebbe tenuto una conferenza, ci andai. Arrivai un po' in ritardo e lui stava già parlando. Dice lo Zevi, se vi era una sostanziale differenza tra l'architettura razionalista e quella organica. Anche in Le Corbusier, e tanto più in Walter Gropius, la forma deriva dalla funzione e cambia col variare delle condizioni. Ma esaminiamo che cosa si intende per funzione. Se ad essa diamo un significato tecnico, classicistico, predeterminato e anelastico, oppure se con essa si indica un naturale processo di crescita. Esiste una differenza tra il greco e il gotico, tra Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, tra la seconda e la terza generazione di architetti? In molti paesi d'Europa, quando un contadino deve costruirsi una casa, la concepisce spontaneamente a forma di cubo o comunque di parallelepipedo. La edifica magari più ampia di quanto gli abbisogni immediatamente. Chiude le stanze superflue, riservandole per il tempo in cui i figli saranno cresciuti. La elasticità della sua casa si concreta perciò in un preciso disegno geometrico. Il contadino americano segue invece un altro cammino.
Davvero non le dispiace di farsi vedere in giro con me? Perché ormai la fama di quello che si porta dietro la clac me la sono già fatta. Non volevo dire questo. Ah, ho capito, il 1940, eh? Le chiedo scusa per quella volta. Tanto più che lei l'idea della ragazzina non la dà quando vuole. Quando vuole, Così gli scambi culturali servirono se non altro a segnare la fine delle ostilità. Da quella volta ci vedemmo sempre più spesso. Un giorno Alessandro mi portò al bar della Torre del Parco. Non ero mai salita prima d'allora così in alto. Andiamo più su della Madonnina? No, andiamo più in basso di qualche metro. E come fai a saperlo? Beh, fino a qualche tempo fa non si poteva superare la Madonnina, poi cominciarono i grattacieli. Saresti capace di fare una torre come questa? Se fosse necessario, il progetto non è difficile. E una storta come quella di Pisa? È un po' più complicato, ma forse ce la farei. È meraviglioso. Bello, vero? Non sono mai stata in aeroplano, ma credo che più o meno si debba provare un'impressione simile, no? Attenzione al decollo! Francesca. Quota 10.000! Scherzi a parte. Senti, se fossimo veramente in un aereo e a un tratto finisse la benzina, tu che faresti? Di, che cosa faresti? Beh, tenterei un atterraggio di fortuna. Escluso. Siamo sopra l'oceano. Allora ci lanceremmo col paracadute. Niente paracadute, sono avariati. E poi giù è pieno di pescicani. Allora mi rassegnerei eroicamente alla morte. Però prima di morire, ti confiderei una cosa molto importante. Sì, ma fa presto, stiamo perdendo quota. Abbiamo pochi secondi. Beh, ti prenderei una mano e ti direi: Francesca, se riusciamo a superare questo pericolo, non ci lasceremo mai più. Davvero? Sì. Ti ho fatto uno scherzo, la benzina non è mica finita. Quell'architetto vestito di scuro che parlava di urbanistica organica davanti al cardinale mi pareva un'altra persona da quando stavamo insieme. Era sempre allegro e diceva che gli sembrava d'essere nato anche lui nel 40. Chissà quanti anni avrà quell'albero. Seguiamolo e contiamo i cerchi del tronco. Nella borsa ho una limetta da unghie, se vuoi provare. Un po' faticoso, non ti sembra? In fondo gli alberi sono proprio come gli uomini. Hanno il corpo, le braccia, i capelli, ma gli uomini danno meno affidamento. Sono volubili, prepotenti, chiacchieroni. No. Invece sono sicura che lui sarebbe un compagno ideale. Serio, posato, senza grilli per la testa. Veramente credo che di grilli ne abbia parecchi lui. Senti? Gli starei sempre vicino. D'estate mi farebbe ombra e d'inverno mi riparerebbe dalla pioggia. Poi quando è autunno mi regalerebbe tante foglie e la notte mi addormenterei qui, appoggiata a lui. Mi sentirei sicura e protetta e non avrei paura di niente. Poi lui si chinerebbe piano piano su di te e ti darebbe un bacio. Già, ma tu non te ne accorgi perché dormi. E invece io non dormivo affatto e me ne sono accorta. Francesca. Dammi la mia borsa. Cosa c'è? Sempre così. Nelle borse non si trova mai niente. Ma cos'è? Che ti prende? Eppure ce l'avevo il pettine. Ci mancava anche un dente. Francesca. Era il primo bacio vero della mia vita e mi fece paura. Tanta paura che giurai di non rivederlo più. Mi chiusi in casa e se telefonava mi facevo negare. E ne fece di telefonate. Pronto? Ah, è lei. Beh, senta, proprio in questo momento si è un po' assopita. Sa con la febbre. Come dice? No, non c'è niente di grave. C'ha una colica. No, Dio mio, una colica reumatica, ecco. Beh, così dice il medico, sì. No. Buonasera.
Ma insomma, è possibile che tu non sai nemmeno rispondere al telefono? Sono stufa di dire La tante vuoi bugie. smettere di litigare con Armida? Ma chi era? Ancora quello là? Deve averne del tempo da perdere. Secondo me deve essere un lazzarone, altrimenti non insisterebbe tanto. Vuoi che ne parliamo allo zio Umberto, così ci pensa lui a metterlo a posto? Ma che dici? Che Lazzarone, è un gentiluomo. Un gentiluomo? Sì, e mi ha anche chiesto di sposarlo, per questo Sposarti? Ma sei diventata matta? Che lavoro fa? Architetto, ma non mi piace lo stesso, preferirei farmi monaca. Un architetto e gli ha detto di no. Ma è una ragazzina, mamma, e non li voglio nemmeno sentire questi discorsi. Invece io dico che sarebbe ora che ci fosse un uomo in questa casa. Non avrei inventato quella storia del matrimonio se avessi immaginato che lui sarebbe piombato a casa per informarsi della mia salute. Gli feci dire che ero malata, malatissima. Armida, che cosa stanno dicendo? Ma che cos'ha esattamente? L'altro giorno mi pare che si parlasse di paratifo. Sì e no, comunque è un virus. E potrei vederla? No, forse è meglio che parliamo un pochino tra noi. Prego. Parliamo. Vede, architetto, Francesca è molto giovane. Quando si ha la sua età, la scelta è particolarmente difficile. Tu poi, mamma, sai come la penso? Continua tu. Francesca è figlia unica. La mia figliuola purtroppo è rimasta vedova molto presto. E allora... Forse ora la stai prendendo un po' troppo alla larga, mamma. Bene, architetto, quello che dobbiamo dirci è presto detto. Conosciamo le sue intenzioni. E noi, vero, mamma, siamo un pochino perplesse. Il matrimonio, lei mi insegna, è una cosa molto seria. Un passo importante a qualunque età. Figurarsi poi a 17 anni. Oddio, la camomilla sul fuoco. Scusate. La camomilla, sai, io ne prendo molto. Giovanna, vuoi venire un momento di là? Sapessi cosa è Sì, successo? permette. Scusi, sa. Prego. Che c'è? Quel poveraccio non ne sapeva niente. Francesca si è inventata tutto. No. Oddio, che figura. Come se davvero lui se la volesse sposare. Ha messo quella incoscienza, roba da vergognare. No, io di là non ci torno, che incosciente. Fammi il piacere di andarci tu. Ah, tu sei matta, è figlia tua, ci vai no, tu. ci vai tu, perché sei tu che l'hai viziata, a forza di dargliele tutte E lo vinte. sapevo che adesso la colpa era mia. Già di suo padre è diventata, ma glielo levo io invece di dire le bugie. Basta, Questa volta 4 ceffoni non glieli leva nessuno. E ci va Zitta, fatta che lei. si sente con quello. tutto di là. Apri, cretina, apri subito, sai? E lasciala stare. Se era vivo tuo nonno, vedevi? Che facciamo? Non so io che facciamo. E voi, che cosa volete? Tornate a lavorare. Scusi se l'abbiamo lasciato solo. Sono veramente desolata, tanto io che mia madre siamo vittime di uno spiacevole equivoco. Ma il fatto è che non abbiamo in casa una figlia, ma una sciagura, un vero castigo di Dio. È così, è nata di marzo, come il mio povero primo marito. E per giustificarsi ha inventato, oltre il paratifo e la colica, ha inventato che lei, sì, insomma, che lei vorrebbe sposarla. Ho sbagliato, dovevo metterla in collegio quando ero ancora in tempo. Ma non le sembra di esagerare, signora? Francesca è giovane, vivace. No, non cerchi di giustificarla. Questa volta Francesca non la passerà liscia e tu mi farai il santissimo piacere di non metterti di mezzo. E beato lui, se la ride. No, non è che rido, è che sto pensando a Francesca, perché, vedono, già forse loro non capiscono, ma la colpa è degli aeroplani. Sì, di quegli aeroplani che all'improvviso si trovano in volo senza benzina. E le promesse fatte in quei momenti bisogna mantenerle prima o poi. Impegna. Tesoro! Francesca! Ma che succede? Ma non stavi male? Non l'avete ancora capito, ha chiesto la mia mano. Amore, mi hai perdonato, ti voglio bene. Non sarà nato di marzo, ma qualche venerdì manca anche a lui, però. Le nozze erano state fissate per ottobre. Infatti, mentre si può nascere in un mese qualsiasi, sembra che ci si possa sposare soltanto in ottobre. E quei pochi mesi volarono via letteralmente tra i preparativi, le partecipazioni, i documenti, la scelta dei vestiti, della chiesa, dei testimoni. Le ansie e le gioie degli ultimi giorni basterebbero da sole a riempire una vita. Apro io! Giordani, Sì, fermi qui. Auguri. Grazie. per ogni pacchetto che aprivo provavo la stessa felicità di quando da piccola rompevo l'uovo di Pasqua per prendere la sorpresa. Il padre di Alessandro decretò che il bracciale pesava... Sì, dai 90 ai 100 grammi. La zia di Alessandro, che mi aveva regalato 6 bicchieri, ci rimase male vedendo che c'era chi mandava bracciali d'oro e disse... Non più di 70. Non è brutto, forse un po' antiquato. Cara la mia signora, per gli oggetti d'oro la moda non è poi tanto capricciosa, non le pare?
Questo me lo porto in viaggio. I viaggi di nozze sono sempre scomodi perché ci si porta dietro un sacco di cose inutili, a cominciare dalla sposa. Strano, non c'è nemmeno un orologio da tavolo. Tutti avranno pensato l'orologio da tavolo, chissà in quanti glielo fanno, è meglio un apparecchio radio. E così, invece di 5 orologi da tavolo, ci troviamo con 5 apparecchi radio. Ma il regalo che mi era piaciuto di più era quello delle lavoranti di mia madre. Una magnifica camicia da notte cucita da loro stesse. Ancora con quella camicia in mano, te la porteresti anche a letto? Lo credo bene, è una camicia da notte. Hai fatto la valigia? Sì, quasi. Sei un angelo, c'entra tanta di quella roba ed è anche molto bella. Sapessi quanto ho girato prima di trovarla come dicevo io. Questa ti accompagnerà per tutta la vita. E quando farai un viaggio, ti ricorderai della tua vecchia nonna, anche quando non ci sarò più. Ma nonna, che dici? Non ho mica bisogno di fare un viaggio per ricordarmi di te. Guarda com'è comoda. Si chiude e si apre in un momento. Prima facevano delle serrature che si incantavano subito e addio. Invece questa, zac, si chiude, zac, si apre. Zac, si chiude. Ma che non si apre neanche se t'ammazzi. Domani mattina chiamiamo un facchino e ci pensa lui, eh? No, stasera si deve aprire. Zac, si apre, zac, si chiude. Gliela vorrei fare aprire a lei adesso. Ma non si poteva rompere la tua, invece? Già, io ho una valigia, tu ne hai 3. Ma per una sera 2 valigie di roba potrebbero bastare. No, tutta la roba importante sta qui dentro. Vieni qua che riproviamo. Io poi vorrei sapere cosa c'è qua dentro di tanto interessante. Un sacco di cose che mi servono. Per esempio, c'è il dentifricio. Ma scusa, non puoi prendere il mio? No, io adopero sempre la stessa marca. E poi mi servono le pantofole. Va bene, ma per questa sera ci sono i tappeti. No, sono cose che voi mariti non potete capire. Ma io se la valigia non si apre stasera non vado a letto, ecco. Ah, ma allora è più grave di quanto credessi. Amore, ma me lo potevi dire che dentro ci avevi messo il manuale della sposa modello? Cretino. Se lo vuoi proprio sapere. C'è la mia camicia da notte, ecco che cosa c'è. Francesca. Scusa. Non immaginavo che... Appena sposati, un primo problema da risolvere, la casa. Alessandro, come architetto, approvò l'appartamento che avevo scelto io, un attico quadricamere, doppi servizi, termobagno, facilitazioni di pagamento. In un primo tempo lui mi aveva convinta a prenderlo in affitto, ma in un secondo tempo io avevo convinto lui a comprarlo, perché così si risparmiava la pigione. Per 2 milioni e una ventina di cambiali, una casa tutta nostra. Francesca! Un momento, vengo! Francesca! Eccomi. Su, amore, vuoi dormire o no? Non vorrai camminare tutta la notte per casa? Apri la bocca. Centrato. Buono. Apri la bocca. Come si permette queste confidenze, eh? E lei che ci fa nella mia camera da letto? Lo sa che io sono una signora? E chi è quel disgraziato che l'ha sposato? Un disgraziato. Ma che fai adesso? Sei matta? Ho misurato tutte le pareti per vedere se c'entra quel mobile che ho visto. Ah, quello che costa una sciocchezza. E c'entra lì. Ma non lo so, a furia di fare nodi mi sono scordata qual è quello giusto. Potevi farne un altro per ricordartelo. Guarda qui. Così impari a fare lo spiritoso! Fermati che è meglio per te. E tanto dove scappi? Adesso hai paura, eh? Hai paura? E allora chiedi scusa? No! Chiedi scusa! No! Si fai così! Chi è il padrone di casa? Chi comanda in casa? Tu! Meriti di più i chicchidua negli occhi? No, mai più! Le cuscinate meriti di più? No, mai più! Giura! No! Giura! Giura! Fai così! No! Fermati! No! Ti arrendi? No, sfascillette, è l'unico mobile che abbiamo. Ne avremo 1 miliardo di mobili. Ti arrendi? Sì. Adesso a nanna, eh? No. Come no? Su, sono quasi le 2, Francesca, su. Va bene.
anni avremo finito di pagare la casa? Esattamente fra 4 anni e 10 mesi. Ma 4 anni passano presto, vero? Dipende, finora sono passati soltanto 2 No, mesi. volevo dire che di solito gli anni futuri sembrano più lunghi di quelli passati. E smettila di leggere. Che cosa c'è di tanto interessante? Stavo leggendo un servizio sul centro studi americano. Ah, già, dove volevi andare tu? Te lo ricordi? Ti dispiace di aver rinunciato a quel viaggio? No, amore. Tanto l'America sta lì ad aspettare, ci si può andare quando si vuole. Tu invece non mi avresti aspettato. Sì, prendimi in giro. Beh, è la verità. In un primo tempo mi sono detto, sposo Francesca o vado in America? Allora ho messo 2 biglietti in un cappello, il destino ha voluto che pescassi il tuo nome. Ed eccomi qua. Perché non accendiamo un po' la radio? Ma la mia? No, tutte e due. La mia, il padrone sono io. Cambia stazione, voglio sentire le canzonette. Zitta, fammi sentire le ultime notizie. No, voglio sentire le canzonette. Francesca! Non ero mai stata così felice in vita mia. La mattina era sempre una sorpresa svegliarmi e trovarmelo vicino. Poi mi ricordavo che era mio marito e allora avevo una gran voglia di correre e di gridare: è mio marito, è mio marito! E invece restavo lì a guardarlo dormire. Se durasse sempre così, tutti si sposerebbero senza pensarci 2 volte. Io, per esempio, avevo un amico che quando... Sì, adesso raccontami anche i guai degli amici tuoi. No, che c'entra? Era per dirti che i primi tempi tutti sono contenti del matrimonio. Proprio per questo la chiamano luna di miele. Non è mica vero, anzi. Sono i primi tempi che sono i più difficili, perché basta un niente per rovinare tutto. Ma una queste cose non le capisce. Che vuoi? A 17 anni si è così ragazzini. Perché invece a 19... Purtroppo sono 19 finiti e adesso non ci tengo più ad aumentarmeli. Buonasera, dottore. Caro professore, la mette a posto lei? Ci penso io. Mica male. Come l'hai scovato? Abito qui di fronte, ci vengo quasi tutte le sere. Ciao, Sergio. Oh, signor Carlo, come sta? Oggi abbiamo dei filetti di pesce persico squisiti. Ti piacciono? Certo, ne voglio un bel piatto e un po' di gamberetti e questi cosi qui. Lasci fare a me, signorina, si accomodi. Sbrigati, Mario, prepara subito per 2. Ehi, chi mangia solo si strozza. Oh, ma sei un bel ladro, non me ne hai lasciato nemmeno un pezzetto, con la fame che ho. Tieni, morta di fame. Sei così scemo che riesci a sembrare simpatico. Grazie del complimento. Ci sediamo qui? Davvero, credimi, era da un pezzo che non mi capitava di passare una giornata così. Anche a me. Sai, quando mi hai telefonato che volevi vedermi, credevo che fosse uno scherzo. Pensa che sono arrivato 1 ora prima all'appuntamento. Sono così contento che forse non te lo dovrei dire. Ma la verità è che quasi quasi mi fa piacere che il tuo matrimonio sia andato come è andato. Perché se no adesso tu non saresti qui con me, no? Oh, guarda, divertente. Permette? È Godzilla, una novità giapponese. È un giocattolo che suscita l'interesse dei grandi e sviluppa la fantasia dei bambini. Quant'è? 3.000 lire. Gliene faccio vedere degli altri. Divertente, eh? Mi piace proprio perché è così brutto. Questo sembra peluche, invece è alluminio. Perché non prendi anche l'orso e il cane? No, grazie, basta così. Grazie, buonasera. Buonasera. Ma perché se ti piacevano? Sei tanto caro. Lo so, per farmi contenta li compreresti tutti, compresa la valigia. Lui pure era così, almeno i primi tempi. E aveva torto, perché io che ne capivo? Quello che volevo me lo faceva comprare. Allora i miei giocattoli preferiti erano i mobili. Li spostavo, li rispostavo. Lavoravo dalla mattina alla sera per rendere la casa più accogliente e far andare ogni cosa al posto giusto. Signora, si è fatto la frittata. Non è niente, rialzi il telefono. Ma io di qui non ci passo. Grazie, a colazione hai mangiato 1 chilo di pane. Allora, signora, che si fa? Proviamo a portarlo di là, dai. Io spingo e tu tiri. Ma stai tirando? No. E allora come mai? Come hai detto? Che mi sono stufata di spingere e di tirare. A lei non ci vuole una cameriera, le ci vuole un facchino della stazione. Per i primi giorni, finché non è attaccato bene, è meglio non camminarci sopra. Va bene. Tenga. Allora siamo intesi che non le mandate in banca, vero? Non si preoccupi. E poi in fondo 20.000 lire al mese che cosa vuole che siano? Non se ne accorgerà neanche. E per qualunque cosa ha il nostro numero di telefono. Grazie. Signora, noi abbiamo finito. Questa sera si ricordi da annaffiare. Certo, Aida, accompagni i signori. Buongiorno. Arrivederla, signora. Vedrà che sarà proprio contenta. Chi cercate? Scusi, ma non è casa Grisolia questa? Sì. Lei è la donna nuova? Sì, e voi chi siete? La signora è in casa? S'accomodi, chi devo dire?
Che c'è il commissario di pubblica sicurezza che desidera interrogarla. Signora, c'è un commissario. Un commissario? E che cosa vuole? Vuole a voi, deve fare un interrogatorio. Sì, di terzo grado. Che scherzi da soldato in libera uscita. Però un po' ci sei cascata, eh? E perché non ci dovevo cascare? Hai la coda di paglia, hai fatto fuori l'altra donna. No, Aida, non è il commissario, è mio marito. Che ci fa sta a fare qui? Mi dispiace, ma non trovi che stia meglio così? Che cosa? Beh, l'ingresso è più snellito, guarda. Sì, Vero? forse. Ma vedi, cara, quando hai voglia di fare degli spostamenti, telefonami. Caro, ho snellito l'ingresso. È molto semplice, no? Fa lo spiritoso. Vediamo qui che cosa c'è. C'è ancora il soggiorno o ci hai messo la camera da letto? No, ti sbagli, c'è la cucina. Allora c'è il bagno. Vedrai che con tutti questi tuoi spostamenti un giorno o l'altro entrerò in mutande dove stai prendendo il tè. Impossibile, non ho amiche. Non vedi nessuna novità? No, cos'è? Hai fatto qualche altro spostamento? Ma no, mi sono solo fatta un regalino. Tanto lo sapevo che non ci avresti pensato. Pensare a che cosa? Che oggi è la mia festa. Oh, scusa. Ma senti, non abbiamo celebrato un mese fa Santa Francesca? Ah sì, ma questa è Santa Francesca Cabrini. A casa mia le festeggiavamo tutte. Ma se ti dispiace posso anche cambiare abitudini. No, celebriamo anche le beate, ci mancherebbe altro. Anzi, già che ci sei, fammene una lista, così non me ne dimentico. Senti, cara, qual è quel regalino che ti sei fatta? Non sono mica egoista io. Ho pensato alla casa, guarda. Che roba è? Un tappeto? È il prato all'inglese. Il prato a domicilio lo chiamano. Attecchisce sulle terrazze. È un procedimento speciale. Ma che serve? Beh, evita il riverbero del sole, riposa la vista e ti dà l'impressione di essere in campagna. E ti riempie la casa di formiche, no? Le formiche. Che idea. Ti piace? Sì. E cosa costa, cara? Il prato? Niente, una sciocchezza. Costa come la verdura, anzi, meno della lattuga. Meno della lattuga. Senti, ma non credi che questa spesa potevamo evitarla, Francesca? A me non piace parlare di denaro con te, ma vedi, tesoro, in questi mesi si è speso un po' troppo. D'accordo, mi dirai che c'era da arredare la casa. Sì, ma non si può fare tutto in una volta. E il mappamondo, e le fodere delle poltrone, il caminetto. Io non ci arrivo così, amore mio. Hai ragione, caro. Però, vedi, la colpa è tua, perché se tu mi lasciassi lavorare, io potrei pensare alle piccole spese della casa, a pagarmi i vestiti. Che cosa vorresti fare? Senti, quando torno a casa voglio trovare una moglie, non una collega. Basterà che tu, quando compri una cosa, rifletta un po' di più. Prova a contare fino a 10. Me lo prometti? Dove vai? Ma a chi telefoni adesso? A quelli del prato, glielo restituisco. L'ho comprato senza contare fino a 10. E neppure fino a 5. Ma su, non lo riprenderebbero mai. E poi sai che ti dico, ormai mi ci sono abituato. Evita il riverbero della luna, riposa gli occhi e la mente e ti dà l'impressione di stare nel Mato Grosso. Stupido! Sì? Chi? Ah, Aida? Al telefono. Ecco, ma grazie. Chi era? Radames. È già la terza volta che le telefonano. Se la chiami non ti risponde neppure. Ma se squilli il telefono corre come una lepre. Però te lo meriti, ti sta bene. Che telefonino alla cameriera? Ti sta bene se ho fatto troppe spese. Che ne so io, se non abbiamo una lira o nuotiamo nell'oro. Non parli mai del tuo lavoro, di quello che fai e che non fai. Vieni qua, figlia mia. Sì, papà. Vedi, un poveretto che lavora tutto il giorno e torna a casa stanco e col mal di testa. Hai mal di testa? No, amore, adesso no, ma potrei anche averlo. Pretendi che ti parli del suo lavoro, ti metta al corrente dei suoi guai. E tanto vale che resti in ufficio. Ma i guai tuoi sono anche i miei, se permetti. E allora domani io vengo prima, eh? E così facciamo insieme la determinazione delle armature in cemento armato, va bene? E io ti prendo in parola. Posso servire? Visto che non c'erano molti soldi e che lui con il suo lavoro non ci arrivava, mi misi in testa di aiutarlo, volesse o no. Alessandro, sveglia. Come vedi, la moglie del poveraccio è già in piedi da un'ora. Quale poveraccio? Quello che torna a casa col mal di testa. Qui c'è la colazione. Ma non è domenica. Proprio per questo, stamattina, sommarone mio, si va a messa. A messa? Ma che messa? Certo, avanti, fa colazione. Ma perché non l'hai fatta portare da Aida? Aida non c'è più. L'hai licenziata? Sì, troppe telefonate. Oggi l'agenzia me ne manda un'altra. E questa la licenzierai domani o dopodomani? Lo sai perché andiamo a messa? No. Ah, per devozione. Anche per quello, certo. Non hai più un paio di calzini decenti, sono tutti rammendati. Perché in chiesa fanno una distribuzione di calzini? Oh, insomma, tesoro, quando sei serio è un disastro, ma quando fai lo spiritoso c'è da spararsi. A messa ci sarà certamente l'onorevole Costa Belloni, che se tu non lo sai è anche un nostro condomino. Oh, e allora? Beh, è un pezzo grosso, una persona simpaticissima, quello calvo coi baffetti del terzo piano. Non me lo ricordo, ma ammettiamo. E poi?
Ma come? Ha le mani in pasta dappertutto e può esserti molto utile. Ma Franceschina, Franceschina, tu mica dovevi fare l'architetto, ma l'eremita in cima a una montagna con la ciotola appesa al collo. Quello dovevi fare. La gente farebbe i salti mortali per conoscere Costa Belloni e tu che lo conosci ci sputi sopra. Ma no, io non sputo sopra nessuno, è che non lo conosco proprio questo Costa Belloni. Lo conosco io, in ascensore si leva tanto di cappello e alle riunioni del condominio c'è sempre sua moglie, donna Olga, con certe pellicce. Va bene, amore mio, fai come vuoi perché tu hai sempre ragione. Lo vedi come sei carino quando vuoi? Su, adesso fa colazione, dai. Ma che è questo? Io bevo solo il caffè nero la mattina. Il caffè nero è un'abitudine meridionale, non ti fa mica bene, piripacchio mio. Come fanno gli inglesi, gli svedesi e tutti i popoli civili? Prima colazione abbondante per affrontare bene la giornata. Prosciutto, burro, uova, marmellata. Che t'avevo detto io? Non sono abituato a mangiare la mattina tutta quella roba. E tu mangia. Ti pare il momento? Guarda, ecco l'onorevole, lì a destra. Chi? No, non è lui. Vieni, andiamo più avanti. Dove andiamo? Permesso, scusi. Buongiorno, signora. È la signora Conforti. Chi è? Abita al primo piano, è professoressa, ma è ricca di famiglia. La vedi questa che sta accanto a te? Quale? Questa col visone. È Nella Sampieri, simpaticissima, dopo te la presento. Ne conosci di gente tu? Per forza, abitano nel palazzo. Scusa, anch'io abito nel palazzo. Ma quando li incontri in ascensore, buongiorno, buonasera, tutto finisce lì. Grazie, tu non ci stai mai a casa. Guarda, eccolo lì, l'onorevole. Vieni. Dove vai? Sta un momento tranquillo. No, non è lui. Eppure di dietro era tale quale. Di gente che di dietro è tale quale ce n'è a migliaia. Visto? Vedi quella? È l'onorevole? No, è la signora Cizzi. La suocera abita con loro e si lamenta sempre con il portiere. Dice che la nuora la tratta male, che in casa lei fa la serva. La nuora invece dice che è lei che fa la serva alla suocera. E la serva che dice? Ciao Nella, ti telefono. Ciao. L'onorevole non c'era. Ma se stava proprio dietro di voi. Come mai? Ho visto che avete fatto mettere il prato all'inglese. Sì. Certo che fa un bel vedere, ma 5.000 lire al metro quadro. Non lo trova caro lei, architetto? No, è il suo prezzo. Però è un po' caruccia la lattuga. Cosa? La lattuga? Lei mi capisce. Oh, com'è divertente lei, architetto. Tito! Ciao, Nella. Ciao tesoro, permetti? La signora Grisolia e Piacere. l'architetto Grisolia. Piacere. Abitano al piano sotto il Come mio. dottor Tito bevi l'acqua. Sotto il nostro. Ah, lei è la signora Francesca. Nella mi ha parlato tante volte di lei. Sa che è veramente tanto cara sua moglie architetto. Tito, perché non li invitiamo con Perché noi? no? Andiamo a Como. Lì ho una casetta modesta, ci facciamo un bel pranzetto, un riposino e poi si va tutti a Villa d'Este, eh? Grazie, commendatore, molto gentile, ma purtroppo oggi abbiamo a colazione la mamma di Come Francesca. purtroppo? La suocera la lingua batte dove dente duole, mi dispiace. Sarà per un'altra volta. Ma Che ne certo, combiniamo per una di queste Senz'altro. sere. Arrivederla. Arrivederci. Ciao Arrivederci. Francesca. Molto Ciao, piacere, Nella. architetto. Ci conto allora, Non vedrà che dubiti. organizziamo un bel programmino. Sì, d'accordo. Arrivederci. Buongiorno. Signorile, quel purtroppo. Ho detto la prima cosa che mi è capitata per cercare una scusa. Delle persone civili lo invitano e lui cerca delle scuse. Sbaglio o ho sentito parlare di persone civili? No, dimmi se sbaglio. Perché cosa sono? Sono selvaggi. Sentiamo che cosa ha Nella che non va. Credi che non abbia capito? Abitano al piano sotto il mio, sotto il nostro. Cos'era lei? Una mascherina del cinema? E lui magari è sposato con figli. Lo vedi che non ne azzecchi una? Lei era cassiera in uno dei suoi negozi. Lui è scapolo e presto si sposano. Ah, sono fidanzatini. Bravi. Se tutte le persone civili fossero così, civili perché lui ha i milioni e le ha messo su un appartamento, ma poi perché dobbiamo uscire una sera con loro? Chi li conosce? L'onorevole non ti va, Nella nemmeno, quell'altro è antipatico. Tappiamoci in casa come i vecchietti del cacao d'almone e buonanotte. Se vuoi farle anche il fischio, non fare complimenti. Mi sembrava una faccia conosciuta. Sì, specialmente di dietro. No, non vorrei mica fare una Ma tragedia. che tragedia. Adesso ti faccio vedere io. Al primo uomo che passa gli faccio un bel fischio. Ma che c'entra? È diverso. Certo, perché tu sei il marito, l'uomo, il maschio. Tu ti puoi permettere tutto, io invece no. Vogliamo andare a casa? No. Che hai da guardare? Non si può guardare? No, non si può guardare. Ecco, adesso mettiti a litigare anche con i bambini. Benissimo. Le serate con gli amici no, le spese per la casa no, gli spostamenti dei mobili neppure. Ma che dovevo fare? La mattina bene o male riuscivo a riempirla perché mi occupavo della casa e del pranzo, ma il pomeriggio? Un etto di più. Passavo la giornata ad aspettare che arrivasse la sera e che lui tornasse.
Quei pomeriggi erano più lunghi di una notte d'insonnia. Carmela? Carmela? Come starei con i capelli biondi? Ma che sei impazzita? Non ti preoccupare, come sto? Male, sembra una vecchia. Che ne capisci tu? Lava, lava! Lava. Beata lei che non c'ha niente da fare. E una sera decisi di andare a trovare Alessandro in quell'ufficio dove stava rinchiuso tutto il giorno a lavorare come un negro. Dio mio, se ti dico che è vero e non ci crede, formidabile. Francesca, che cos'è questa sorpresa? Così, passavo. Permetti, ti presento Gigi Molteni. Mi scusi, signora, Piacere. ma suo marito è un tipo. Piacere. Allora, Sandrino, ci telefoniamo? D'accordo, ci telefoniamo. Buonasera, signora. Buonasera. Posso sapere che tipo è mio marito? No, perché evidentemente non lo conosco bene. Non l'ho mai visto ridere così di cuore, almeno con me. Ma cara, con Gigi è diverso. Abbiamo fatto gli studi insieme, l'università insieme, persino il servizio militare. Potevi sposare lui allora. Lui ti fa ridere, ti chiama anche Sandrino e mentre tu ti diverti con Gigi, io sto a casa sola ad aspettare. Ma cara... Pronto? Allora, Simona. Oui? Comment ça va? Pas mal. Bon? Même demain. À 10 heures. Très précis, très précis. Et nous sommes à Milano, vous êtes Suisse. Oui, j'ai apprêté des dessins. Nous en parlerons demain. C'est ça, entendu. Vedi perché sono rimasto in ufficio? Dovevo aspettare una telefonata. E non per Gigi. Chi era? Chi era? Una redattrice svizzera, una certa Hinderman, poi te ne avrei parlato. Una donna molto in gamba, con un sacco di amicizie. L'ho conosciuta ai bei tempi del centro studi americano. Notare i bei tempi. Bei tempi, sì signora. Avevo cominciato a fare l'architetto sul serio. Quando penso che adesso sto cercando di organizzare una società per l'arredamento, che soddisfazione. Che c'è di male? È meglio disegnare una bella poltrona che un brutto grattacielo. D'accordo, non c'è niente di male, ma io pensavo di fare altre cose. E se permetti, avevo tutte le carte in regola per non fare dei brutti grattacieli, come li chiami tu. E la società di arredamento intendi metterla su con quella Simona? Sì. Ma come fai a sapere il suo nome? Caro, poco fa al telefono l'hai chiamata. Allò, Simona? Poveretta, se tu la conoscessi non parleresti così. È simpatica, ma è lontanissima da ogni tentazione. Anche se fosse bella, non me ne accorgerei. Le donne che lavorano non hanno sesso. Già, e allora come mai tanto entusiasmo per un lavoro che neppure ti piace? Quando volevo aiutarti nel tuo lavoro, hai detto di no. Perché? Ma che c'entra, amore mio? Attento, per giustificarti finiresti con l'offendermi. Ma tu sei la mia adorata, deliziosa mogliettina. Ha una donna con un cervello in testa, chiamarla mogliettina e darle un calcio in uno stinco è tutt'uno. No, tesoro. Volevo farti un complimento. Insomma, un complimento molto casalingo. In casa c'è lo scaldabagno elettrico, il termosifone, la pentola col fischio e la mogliettina. Buonasera, dottor. È tornato prima stasera. Perché? È proibito? Dottor, ha visto l'ultimatum alla terra? No. Lasci, rispondo io. Sì? Sì, Grisolia. Aida non è più qui da almeno 3 mesi e passi parola. Grazie. Dottor, c'avevano 2 melloni al posto degli occhi. Chi? I marziani. Signora, buonasera, sì, è Sandro. Mi chiama Francesca? No, qui non c'è, non ha nemmeno telefonato. Ma come, non ti ha detto dove andava? Oddio, che le sia successa una disgrazia. Io me lo sentivo. Dopo il sogno che ha fatto stanotte... Ah, eccola, è entrata in questo momento. Ciao, Francesca. Sì. No, è tua nonna. Sì, poi la faccio chiamare io. Sì, va bene. Arrivederci. No, non racconterà a lei il sogno. Arrivederci. Cosa sta a fare lei qui? Me li dà lei i soldi per il latte o vado su dalla signora? Su dove? Al piano di sopra, dalla signorina Sampieri. Ci va quasi tutti i giorni. Quant'è che le devo dare? 90 lire.
Tenga, mi dai il resto dopo. Dottor, Eh? non se lo perda, ultimatum alla terra. Chi è? Sono io, signora, Grisolia. Vorrei sapere se mia moglie... Architetto, si accomodi, magari entri senza guardare. Stiamo veramente facendo no. un piccolo defilé. Non si scandalizza No, mica, vero? no, Venga, non vorrei venga pure disturbare. avanti. Ma siccome la donna mi ha detto che Francesca era qui, allora... Ma non sapevo di trovare... Francesca, guarda chi ti porto. Nella, sei pazza? Non vedi come stiamo? Sei tornato prima stasera. Beh, io vado via perché... Ma dico, dove vuole andare? Venga, che Ma non c'è vedo che niente ti di male. provate, non- In fondo siamo in costume da bagno. Se ci vedesse così sulla spiaggia non ci guarderebbe neppure. Beh, questo non direi. Anzi, ha fatto bene a venire. Sì? È inutile che ci stiamo a provare i costumi fra noi donne e ci diciamo una con l'altra. Ti sta benissimo, cara, ti sta un amore e altre stupidate del genere. Tanto si sa che non lo pensiamo affatto. Ci vuole l'occhio mascolino. I costumi li mettiamo per voi, non per le nostre Sì, amiche. ma non è un po' troppo presto, siamo soltanto a marzo. Ma è proprio questo il vantaggio. Acquistare dei modelli esclusivi a prezzi convenienti. Si vede che né lei né sua moglie hanno il senso degli affari. Non hai impreso proprio niente, amore? No, caro, non c'è nulla che mi Strano. interessi particolarmente, almeno E per io ora. che cosa devo fare? Prendo questo o questo? È lei l'arbitro. Li prenda tutti e due, così ne farà uno completo. Benissimo, li prenderò tutti e due, ma ne metterò uno alla volta. Ecco. Io vado a cambiarmi perché col paltò sul costume mi sembra di essere un manichino. Vengo anch'io. Vado a truccarmi da persona seria. No, no, può restare così, sta benissimo, sai. Non sapevo che tuo marito fosse tanto galante. Nemmeno io. Avanti, guardalo un altro po'. Anzi, perché non vai ad aiutarla a vestirsi? Ah, sono io che non devo guardare. E tu? Che ti diverti a giocare alle belle statuine con queste 4 sciagurate qui? C'è modo e modo. Non c'è bisogno di farsi uscire gli occhi di fuori. Senta come litigano. Che c'è di strano? Anch'io prima litigavo sempre con mio marito. E adesso ci va d'accordo? D'accordissimo, siamo separati. Comunque te l'ho già detto, non mi piace che frequenti questa gente. Eccomi qua, sono le 8:30. Tito sta per arrivare. Giorgetta, sei Allora, pronta? Noi Sì, ci andiamo a prontissima. preparare, allora. Noi Che ce vuol ne dire ci andiamo. andiamo a Aspettate, usciamo Non ho avuto insieme. tempo di Abbiamo dirtelo. organizzato una seratina con Tito, ce l'aveva promesso, si ricorda, vedrà come ci divertiremo. Ma adesso su, spicciatevi, andate a farvi belli. Passiamo noi a prendervi. Fate presto, eh? Anche ad Alessandro farebbe piacere uscire la sera, ma purtroppo non ha mai un momento libero, è terribilmente occupato col suo lavoro durante la giornata e la sera torna a casa così stanco che non mi riesce mai di convincerlo. E stavolta ha fatto un'eccezione per lei. Ciao tesoro, stavamo parlando male di te. Davvero? Che diceva? Che è molto più giovane di me, ma che mi ci trovo proprio bene con sua moglie. È sempre allegra, divertente, mi fa fare tante di quelle risate. Sa cosa mi ha raccontato ieri? No, cosa? Di quando eravate in viaggio di nozze. Dice che lei, architetto, era fuori di sé perché la sua valigia non si apriva. Francesca non riusciva a capire tutto quell'accanimento, finché lei non le confessò che dentro c'era il suo pigiama. Divertente. Oh, non me ne parli, ci ho riso tutta la sera. Sì? Sì. Torniamo. Prego. Sa, architetto, che la sua signora è una ballerina. Scusa, Nella, ma balla meglio di te. Anche l'architetto però balla meglio di te. E sai, fa tutte le figure. Chi? Alessandro. Da quando in qua fai le figure? Delle bellissime figure, tutto per merito tuo. Ah, le ha insegnato sua moglie a ballare? Sì, in un certo senso sì. E se facessimo un salto al bar? È un'idea, andiamo. Tito, perché non parli con l'architetto di quel tuo progettino? Cosa? Ah, sì, senta, io ho 4 negozi, non so se lei lo sa. Bene, ora ne apro un quinto, una cosa meravigliosa, diciamolo pure, un investimento da far venire i sudori freddi. Siccome la ditta si sta impiantando su un piano veramente industriale, volevo metter su il quinto negozio e anche gli altri 4 con la stessa impronta. Non so se lei mi capisce. Sì, vagamente. Cioè, uno che passa, anche se non legge il nome sulla porta, dallo stile, dall'impronta delle vetrine, dai colori, deve dire: questo è un bevilacqua. Che ne dice, eh? Sì, l'idea mi sembra buona. Mi pare meravigliosa, Alessandro. Perché non te ne occupi? Sono sicura che inventeresti qualcosa di carino. Di stile, se no è inutile. Certo, di stile. L'architetto a gusto. Hai visto come hanno arredato la loro casetta? Un amore. Beh, se devo dire la verità, non è il mio genere. Perfetto, complimenti. Se si fa tirare la calzetta vuol dire che è un giovanotto di qualità. Vede, commendatore, è che io proprio non... Non dica di no un'altra volta, se no il giochetto l'è troppo scoperto. Quale giochetto?
Andiamo, architetto. Io l'ho capito subito che questa seratina era tutta preparata. Si va fuori con le signore, poi al momento opportuno, dai, la propostina. Mi avete messo in mezzo per combinare l'affare, eh? Fatti chiari, amicizia lunga. Le dirò di più, lei ci sa fare. A me i giovani svesti mi piacciono, come ero io da giovane. Vuol saperne una, un tale, non facciamo nomi, mi vende 8 vagoni di carne congelata. A un prezzo astronomico, proprio preso per la gola. Tito, cosa vai a tirare fuori adesso? Perché, scusa, ormai l'è in prescrizione, roba passata. Tanto per dirle che in commercio è questo quello che conta. Dico bene, architetto, eh? Sì, racconti. Dunque, mentre la merce era in viaggio, sbloccano la macellazione. Allora io faccio finto tonto e non la ritiro. Quello viene da me e dice, lei si deve prendere la merce. Perché, dico io? Perché c'è la sua firma sul contratto. Vedere, dico io. Quello mi dà il foglio e io, zac, strappo la firma e giù la ingoio. Dov'è la firma adesso, eh? Sì, il commercio è proprio una gran brutta bestia e per stare in piedi bisogna battersi coi denti. Mimmo, mi fai sentire quella canzone? Come si chiama? Che mi hai imparato a fare? Nella, permetti? Volentieri. Che mi hai imparato a fare? Che Mi accendi? chi mi viene a dire? E te vorrei passare. Io portandoti con me. Nervoso? Io no, e perché? Una così bella serata, così bella gente, al tavolo d'un baronetto inglese. Cosa Ho perfino preferisci? rimediato 2 whisky, grazie. Un contratto come veterinista. Cosa si può desiderare di più? Va bene, ho sbagliato un'altra volta, come sempre del resto. Ma non fare quella faccia da funerale, ti sta guardando. Il mangiatore di firme? Ma sì, bravo, fatti sentire. Proprio il sistema per fare carriera. Senti, Francesca, a me le scenate non piacciono, se no prima vedevi, ma mettiti bene in testa che io le pizzicherie non le arredo, chiaro? Sono torrefazioni. È la stessa cosa. Io non mi abbasso a fare lavori del genere. E già che ci siamo, ti prego di non raccontare a quella gli affari miei, specialmente se una camicia da notte diventa un pigiama. Va bene, signor Le Corbusier, chiuso. E gli sposini non ballano? Sì, subito. Mio marito mi stava facendo un piccolo elenco di cose da ricordare. C'è altro, caro? Per ora no. Te lo dirò dopo. Ecco, è meglio. L'elenco lo completiamo poi a casa. Balliamo adesso. Che mi hai imparato a fare? Che chi mi viene a dire? E te vorrei passare. Io portandoti con me, che t'aggio detto a fare? Beh, quando vuoi cominciare sono pronta. No, no, io non ho nessuna intenzione di discutere. Ma con te non se ne può fare a meno. Tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo. Tu non mi crederai, però ogni volta che sto per entrare in casa mi assale il panico. Cosa avrà fatto? Cosa avrà combinato? Infatti prima o poi, patapum, il guaio viene fuori. Per forza, lo cerchi col lanternino. Non ti ho mai visto una volta con la faccia allegra, con un sorriso, sempre un muso lungo così. E poi, oddio mio, che mal di testa. Quando invece stai con i tuoi amici, allora le cose cambiano. Allora il signor architetto è vivace, spiritoso. Allora il mal di testa non ce l'ha. Ma accorgo che hai un'abilità veramente unica di ricordarti tutto quello che può farti comodo. Ogni più piccolo particolare tu lo fotografi, lo metti abilmente da parte e al minimo accenno di dito lo tiri fuori. Già, vedi il caso del mal di testa, degli amici, naturale, tutto può servire. Ma certo che mi ricordo. Mi ricordo tutto perché tutto quello che dice e che fai mi interessa. C'è una colpa anche questa. Ah, perché dovrei anche ringraziarti. E smettila di giocare con quest'affare. Possibile che dovunque andiamo devi rubare un portacenere. Con il rischio di farti vedere e di passare per ladra. Che c'è adesso? Ma cos'è? Piange? Francesca. Tesoro, tu piangi davvero. La mia bambina che piange perché l'hanno sgridata. Senti, amore, cerca di capire, non è che io... Beh, ti giuro che non lo faccio più, Promettimi di non piangere, però. Io ti voglio bene, ti amo, lo sai. No, non è questo non basta. Non ha importanza. Sì che ha importanza. Importa più di qualunque altra cosa, è il resto che non conta. Ti sbagli, perché non lo vuoi capire? Cos'è che non capisco? Che non è la strada per andare d'accordo. Bisogna parlarsi, dirsi tutto, confidarsi.
Io faccio una cosa e te la nascondo, poi tu ne fai un'altra e non me ne parli. Non si risolvono i problemi con la politica dello struzzo. Che c'entrano gli struzzi adesso? Stai sbagliando tutto, Alessandro. Non è così, non è così. La mattina dopo presi quella decisione che tutte le mogli prendono o minacciano di prendere almeno una volta nella loro vita coniugale. La separazione dei letti. Non avendo più un mezzo così facile per fare pace, avremmo finalmente potuto concludere le nostre liti con argomenti più ragionevoli e convincenti. Ma i letti separati non servivano a niente. Litigavamo come prima e dormivamo scomodi nello stesso letto. E così continuavo a sbagliare. Perché vedi, io i miei torti li riconosco. Domani piove rosso. È la prima volta che ti sento ammettere di aver avuto torto. Spiritoso. Forse qualche volta sono stata ingiusta. Però sempre meno di lui. Ma poi tu che ne sai? Parli proprio perché hai la lingua in bocca. Ma che stiamo a fare qui? Andiamoci. Sì, è meglio. Tanto oggi non imbrocco una con te. Addio, Sergio. Metti in conto, Vederla. Grazie. Mi fa male per... Certo che quando due caratteri non legano non c'è di peggio. Senti, dici certe banalità da far cascare le braccia. Io vorrei bere qualcosa. E tu? Perché non sali su a casa mia? Prendiamo un whisky. Ma tu guarda questa strada, l'avranno fatta e rifatta una decina di volte. Lo sai, certi giorni mi chiedevo se ero veramente innamorata di lui. Ed era proprio così, gli volevo bene, arrivavo perfino a giustificare i suoi difetti. Poverino, dicevo, forse è fatto così perché è di origine calabrese. Accidenti, quanto fumi! Perché? Sarà almeno la 100ª da questa mattina. Hai letto quello che dicono i giornali? C'è solo mia nonna che fuma più di te, ma lei è un caso particolare. Che bella serata. Né troppo fredda né troppo calda. Proprio come piace a me. Beh, se lo dicevo io era una banalità. Invece è detto da te. Ma non avevi sete? Già. Che dicevi prima? Quando prima? Della strada rotta? No, prima. Ah, del whisky a casa mia. Sì, proprio un buon whisky con ghiaccio. Beh, però tutto sommato ce l'hanno anche i bar, whisky. Sì, i bar ce l'hanno. Beh, non è qui che abiti. E come no, certo. Oddio, le chiavi. Ecco, la mano Deve aver del lasciate attaccate a quelle della macchina. Basta un niente per cambiare tutto. Ma no, che ci metto? Faccio un salto. No, a queste cose ci credo. Sono i piccoli interventi del destino. Lascio aperto? Sì, grazie. I piccoli interventi del destino. Quando sono uscito era acceso e ho tolto la corrente. Comodo. E se uno non ha voglia di sentire la musica, deve restare al buio. Basta spegnere il grammofono. No, lascialo, mi piace. È Armstrong, no? No, questo è bebop. Però suona come Armstrong. Bella questa poltrona. L'hai trovata qui a Milano? Sì, avrà 200 anni, ma non sederti perché non regge. Però questo ce lo posso appoggiare. Ci mettiamo lì? Quanti libri? Scommetto che non ne hai letto nessuno. Perché? Beh, non sei il tipo tu. La sera leggo sempre. Davvero? Vediamo. Sulle strette vie della città il sole invernale era solo un pallido riflesso, lattiginoso e stanco. Che cos'è? Ma non lo so, come faccio? Lo vedi che non l'hai letto? È Tonio Kruger di Thomas Mann. E tu dimmi che libro comincia così. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. Beh, vai a tirarmi fuori le favole. E poi sono sicura di non averlo mai letto. È l'inizio di Pinocchio, ma se non l'hai letto. Poi mi dice che ti serve una macchina da scrivere. Le fabbrica mio padre, vuoi che non ne abbia almeno una? E se tuo padre fabbricava rulli compressori? Ma fai sempre tante domande. Adesso capisco perché litigavi con tuo marito. Lo vedi? Ho ragione quando dico che le donne intelligenti vi danno fastidio. Per voi la moglie ideale è la muta di Portici. Di un po'. Quel tavolo non starebbe meglio in Senti, quell'angolo? Francesca, non saremmo mica venuti qui per spostare i mobili. Giusto.
Ti ricordi perché mi hai portato qui? Sì, insomma, che siamo venuti a fare? Te ne sei già scordato? Si può sapere che aspetti? Me lo dai sì o no questo whisky? Ah, il whisky? È subito. Manca il ghiaccio, vado a prenderlo. La poltrona. Non ha retto. È colpa mia. No. Te l'ho detto una volta sola che non reggeva. Oh, Carlo, mi dispiace. Non fa niente, tanto era vecchia. Ecco come siete voi ricchi. Avete tanta roba bella, ma se vi si rompe non ve ne importa niente. Anzi, la prendete a calci. Va là, che adesso prenderesti a calci anche me. Non è vero, che vuoi che mi interessi? Se fossi la donna di servizio non diresti così. Tu la mia donna di servizio? Sarebbe troppo bello. Mi assumeresti? Preferirei che fossi la padrona. Potresti fare quello che ti pare. Chiedermi qualunque cosa. Un po' di ghiaccio. Per ora. Ecco qua il ghiaccio. Vuoi anche un po' di seltz? Francesco, che hai? Ho fatto qualche cosa? Perché hai messo quel disco? Non lo so, stava nel mucchio, lo tolgo se non ti piace. No, è inutile, no. Non fare così, ti prego. Ma non lo vedi quanto sono infelice? Basta una canzone per ricordarmi. Ce l'avevo anch'io quel disco. Lui tornava sempre tardi, con la scusa che doveva lavorare perché servivano i soldi, e io stavo sola. Se stessimo insieme io non ti lascerei mai. Davvero? Parola, ma come si fa a lasciare sola una come te? Grazie, a te i soldi te li manda papà. Ma un giorno l'ho scoperto, quel mascalzone andava a spasso quando non lavorava. Però? Tu non fare l'innocente, siete tutti uguali. Ero uscita con un'amica. Chi? Quell'Anella? No, un'altra, sulla quale Alessandro non trovava niente da ridire. Forse perché era tanto noiosa. Se doveva scegliere una gonna ci metteva una settimana. Non si decideva mai. Mica per il prezzo, sai, ma io conosco i gusti di mio marito e so che a lui piacciono le stoffe a fiori grandi. E dal momento che i vestiti li paga lui. La stoffa però non era male. Sì, effettivamente non era male. Perché non l'hai comprata tu? No, non mi serve. Poi ripensandoci non era un granché. Dove ho messo la macchina? Là, all'angolo della strada, in divieto di sosta. Speriamo di non trovarci la solita dichiarazione d'amore di qualche vigile. Dì, ma quello non è tuo marito? Sì, è Alessandro. È con una donna e per niente male. Ma no, che stai dicendo? Non è una donna, è sua cugina Fiorella. Sono cresciuti insieme. Beh, lui è cresciuto un po' più in fretta. Li vuoi salutare? No, Fiorella è una tale attaccabottoni. Ti comincia a raccontare tutto dello zio, della zia. No, andiamo alla macchina. E poi, quando uno torna a casa, si accorge che la moglie lo crede un libertino. Uno che va con le donne. Sì, perché quella che oggi era con te al Biffi portava i calzoni alla Zuava. E non fingere di non capire. Ti ho già detto che con Simona ho rapporti di lavoro, un lavoro che neppure mi piace. Va bene? Soltanto non si capisce perché la prima volta che telefonò quella svizzera il signor Coda di Paglia si affrettò a dirmi che era vecchia, sdentata e lontana da ogni tentazione. Non che sia una bellezza, intendiamoci. Una donna che porta gli occhiali da sole anche d'inverno, beh, vuol dire che poverina non ha tutti e due gli occhi al posto giusto. E mi è parso anche di notare che fosse un po' bassa di carrozzeria. Già, ma voi uomini avete certi gusti. La vogliamo finire con questi stupidi discorsi da collegiale? Simone è una donna indipendente che lavora e basta a se stessa. E tu dovresti rispettarla. Ah, sì? E tu sai perché non sono una donna indipendente? Perché non mi sono laureata. E perché non mi sono laureata? Perché ho lasciato l'università per fare questo capolavoro di matrimonio. Ecco perché. E che adesso la colpa è mia. È tua sì,
perché se mi laureavo, a quest'ora avrei un lavoro come si deve. Non farei la serva in casa per stancarmi il doppio e sentirmi dire che non sono una donna indipendente. Ti sei sfogata? E allora, visto che hai fatto tanto la vittima, sappi che anch'io, quando dovevo andare... E vogli all'America. Sì, signora, in America. Lo sai benissimo che non era un viaggetto di piacere. Stai tranquilla però che la prossima occasione non me la lascerò sentire. Bravo, così si fa, se no si diventa schiavi della famiglia. E questo vale anche per me. Da oggi indipendenza reciproca assoluta, d'accordo? Posso ridere? Indipendenza assoluta! Il giorno dopo tornai a iscrivermi all'università. La guerra d'indipendenza era cominciata. Ritrovai i compagni del mio anno fermi ancora al punto in cui li avevo lasciati. Le stesse facce, gli stessi discorsi, gli stessi scherzi. Per un momento ebbi una gran paura di non essere cambiata nemmeno io. Saluti, ricordi comuni e naturalmente la decisione di studiare insieme. O da altre azioni indebite. Se il legittimo proprietario non fa valere il suo diritto sulla cosa in qualunque modo per un periodo determinato in 30 anni, l'usufruttuario alla scadere di tale periodo acquisisce il diritto di proprietà sulla cosa per usucapione, né il primitivo proprietario ha più facoltà di far valere il suo diritto. Quindi l'usucapione è un modo di acquisire il diritto di proprietà, chiaro, no? Chiarissimo. Mala fides superveniens non nocet. E non c'entra niente. Sì, ma è l'unica cosa che ho imparato in 5 anni. E mio padre quando la sente gli fa tanto effetto che pensa di avere speso bene i suoi soldi. Però adesso tuo padre non c'è. Vuoi tenersi in allenamento? Io vado a bere. Aspetta, chiamo la donna. Chi vuole vada e chi non vuole mandi. Certo che a quello la voglia di studiare gli salta proprio addosso. Però, invece che col diritto privato, potevamo cominciare con qualche altro esame facoltativo di una 50 di pagine, tanto per appiatarci. Guardate che non dobbiamo prepararci per una recita. Mi avete chiesto di studiare insieme, ma se non ne avete voglia... Come no? E che ci stiamo a fare? Ah, non lo so, tu ti vuoi affiatare. Quell'altro sono 3 volte che va a bere. Crede proprio che anche a me può dargli a fare la miss come le altre? Si capisce. Ce l'hai una fotografia in costume da bagno? No, non ce l'ho. Te la devi fare. Fammi vedere. Ah... Lo sai che stai meglio con i capelli tirati su. Ines. Buonasera, dottore. Buonasera, la metta nel frigidaire. Ma chi è? Il padrone? Maria Vergine, chissà cosa avrà pensato. E che deve pensare? Io stavo bevendo. Così anche il tentativo di riprendere gli studi finì male. Bisogna dire che una volta tanto Alessandro aveva avuto ragione ad arrabbiarsi e mi venne l'idea di fare qualcosa per lui quasi per dargliene atto. Pensai di fargli una sorpresa, di preparargli un piatto che gli piaceva tanto, le cotolette alla milanese. Che t'avevo detto io? Ma ti pare che quelli venivano qui per studiare? Tu non mi vuoi dare retta? Sono io che penso male. Adesso sei contenta? La milanese si raffredda. Quelli credevano di aver trovato la vigna di zio. Come sarebbe? Tutti bevono e poi pago io. Senti, ma che è sta roba? Chi l'ha fatta? La donna? Ma la panatura non si fa così. Guarda come si stacca, guarda. Poi è dura, pare una soletta bagnata. Sembra un piatto facile questo, ma invece è difficile. Mai mangiato una cotoletta alla milanese come si deve qua dentro. Solo la buonanima di mia madre le sapeva fare, ed era calabrese, figurati un po'. Sì? Ah, Simona. Comment allez-vous? Non, j'ai déjà dîné. Vous ne me dérangez pas. Bon, il faudrait parler avec lui. Vous n'avez pas son téléphone? Attendez. Trova un po' la rubrica, va. Vous n'irez pas toute seule chez lui, eh? Senta, la vuole smettere, nous n'avons pas fini de manger, laissez mon mari qui est déjà assez maleducato. Che cosa hai fatto? Proprio oggi che ho saputo che sto per avere un bambino. Che cosa? Sì, un bambino. Francesca. L'avevo fatta grossa. Una bugia così non l'avevo mai detta in vita mia. E adesso, che dovevo fare? Come potevo dirglielo? Francesca? Buongiorno. Come stai, tesoro? Benissimo, grazie. Ti senti bene? Sì. La sai la novità? Bella. Sono sicuro che ti farà piacere. E siccome fa piacere a te, fa piacere anche a me. Il dato è tratto. Ho concluso col mangiatore di firme. Bevi l'acqua. Non te l'aspettavi, eh? Eppure tuo marito è capace di tutto. Anche di adattarsi a mettere su una rosticceria. Se l'ora delle rosticcerie è scoccata. Perché c'è, non sei contenta? Sì, sì. Beh, qui la famiglia aumenta, bisogna correre ai ripari. Peccato che non c'eri perché ti sarebbe piaciuta, sai. Devo dire che quel bevilacqua un certo spiritaccio ce l'ha. Pensa, non si ricordava mica chi ero. Appena mi vede mi fa: "Oh, avvocato, come sta?"
Insomma, per fartela breve, dopo 10 minuti eravamo perfettamente d'accordo. No, fa lui, io firmo subito. Come si dice da noi? Cotta e mangiata. Quel mangiata mi sono ricordato l'affare delle firme. Ho preso il contratto e l'ho messo in tasca. Eccolo qua, dagli un'occhiata. Ma questo, Alessandro, che cos'è? Oh, niente, è il contratto di una macchina che ho comprato, una 600 così. La macchina? Sì, amore. Per la mia mogliettina adorata che sta per avere il bambino più bello del mondo e non deve più farsi sballottolare sugli autobus. Francesca, ma che ha? Francesca, che succede? No, sono una maledetta. Ma no, non piangere. Non merito nulla, lasciami perdere, sono una vipera. Non piangere, che ti fa male. Vieni qua, dillo a me. Non è vero niente. Come non è vero niente? Non aumenta la famiglia, capisci? È stata una mia invenzione, perché io sono una bugiarda, una peste. L'ho detto per vendicarmi di te, che sei un angelo. Ma come fai? Come hai fatto a sopportarmi fino adesso? Come hai fatto? Non è vero del bambino. Non vedevo l'ora di dirti la verità. Ogni minuto che passava era peggio, ma non trovavo il coraggio. Meriterei di essere cacciata di casa. No. Ma come ho fatto a dire una cosa simile? Scusami. Non me lo perdonerò mai. Io ti ho raccontato una bugia e tu in cambio una macchina per una che non ti sa nemmeno dare dei figli. Che c'entra questo? C'entra e come? Quello che hai fatto, la macchina, bevi l'acqua, l'hai fatto perché credevi che io... E invece no, il bambino non c'è e tu rimani con la macchina sulle spalle. Vuol dire che la rivenderò? Già, per rimetterci sopra dei soldi, vero? Bell'affare. Allora la terremo. Tutto per colpa mia. Non ho mai fatto niente di buono, altro che automobile. Non ci pensare adesso, se fai così è No, peggio. no, ti prego, lasciami sola, ne ho proprio bisogno. Di che colore è? Attento! Ma insomma, guarda davanti a te. Ma perché stai in seconda? Cambia, metti la terza. Oh, abbassa la frizione. Ma vuoi star zitta, Se mi suggerisci mi comporto. Non sembra, ma guidare è difficile. Ma no, è così la prima volta, poi ci si fa la mano. Dici? Ma tu come fai a saperlo? Da vedere che adesso non ho mai visto un'automobile. Attento, frena! Ma hai visto che... Accidenti! Questi ciclisti non sanno mai dove... Perché tu invece lo sai. Te l'avevo detto di non parlare. O guidi o parti, una delle due. Non stacchi la frizione. Ma no! Sì, ma sì. no, quella è la quarta. Ma che fai? Ma... Non accelerare. Togliti la mano. Calma. Abbassa piano piano. Ma no, così sfasci tutto e non ripartirai mai. Insomma, basta, Oh, se sei così brava, portala tu. D'accordo. Ecco. È incredibile. Una non sa fare una cosa e si dà pure le arie da maestra. Ma... La vettura è pronta. Mi dici dove hai imparato a guidare? Oh, non certo alla scuola dove sei stato tu. Mi ha insegnato Nella. Di bene in meglio. Comunque non è questo il punto. Lo sapevo. Tu sei sempre pieno di punti. Ma te l'hanno mai detto che tra moglie e marito ci deve essere un minimo di confidenza? Una impara a guidare, prende la patente, magari partecipa alle 1000 miglia e il marito non ne sa niente. E io forse lo so quello che fai. E levatene! Se invece di andare a studio impari a fumare l'opio, io che cosa ne so? Potresti anche essere implicato nella tratta delle bianche e venire arrestato da un momento all'altro. Non potrei testimoniare niente. Signor giudice, non so che cosa dirle. Quello che fa mio marito quando è fuori di casa per me è lettera morta. Lui invece pretende di sapere tutto, se no s'offende, anche per una sciocchezza come No, questa. no, non è una sciocchezza, niente affatto, mia cara. Io è da non crederci, gli dico che non è vero che sono incinta e mi perdona, è per una stupidaggine. Hai ragione, perché sono io l'imbecille. Avrei dovuto cacciarti di casa invece di perdonarti. Quando mi hai detto quella bugia degli Avanti, dillo, lo so quello che pensi. La verità è che una moglie viene rispettata soltanto quando è incinta, come una cavalla di razza. E se fa appena qualcosa di diverso dallo stirare, dal pelare i peperoni, magari scottandosi le dita, guarda per la bella faccia dei tuoi peperoni, allora diventa una sgualtrina! Stai travisando le cose come al solito. Ma smettila! La verità è che mi stai rendendo la vita impossibile, impossibile! Perché tu me la rendi impossibile, Sai una cosa? Io non ne posso più. E neppure io! Basta, sono stufa! Basta, finiamola, divisiamoci, separiamoci! Ma sì, separiamoci!
Da quel giorno le liti divennero un fatto quotidiano, come il mezzo litro di latte e il conto corrente degli orfanelli. Il grafico del nostro disaccordo era in continua ascesa. In poche settimane consumammo tutti i litigi che una coppia normale distribuisce saggiamente in 25 anni di matrimonio. Quante volte lo devo dire che non voglio vedere il cappello sul letto? Le pantofole dove le hai messe? Mai una volta che le trovassi. Le pantofole! Grazie. Ah, le formiche. Pure le formiche. Ora fa guardare. Ma questo è il prato! Maledetto il prato e chi l'ha inventato! Te lo do io il prato! Adesso ti faccio vedere io! La nostra situazione non poteva passare inosservata alla mia famiglia e la nonna ebbe la brillante idea di convocare una specie di assemblea della pace familiare. Il giorno prescelto sembrava il più adatto alla cerimonia, il sabato di Pasqua. È una specialità delle nostre parti. Mandorle, frutta candita, pistacchio. La pecorella della pace. Come va, come va? Ma non si parla, se non altro non litigano. Fuma molto lei, signora. Alla sua età non le fa male? Me lo dicevano anche i miei poveri mariti. Non fumava nessuno dei due. È in tavola. Ma come, sugli spaghetti col tonno lei ci mette il parmigiano? Perché? È vietato? No, che c'entra, ma il tonno col formaggio che ci Questione di azzecca. gusti. Già, l'importante è che i gusti degli altri coincidano coi vostri. Cosa vuoi dire? Va là che lo sai benissimo. Avanti, No, io diciamo. non so niente, ma già che hai cominciato finisci. Che cosa vi dicevo? Sempre così. Una vuol mettere il formaggio sugli spaghetti col tonno e lui trova da ridire. Sembra incredibile. Ma cosa vuoi che me ne importi? Metteteci quello che vi pare. Metteteci lo strutto, la ceralacca, ma non mi Quando assessiate. gli mancano gli argomenti diventa villano. No, Francesca, scusa, ma hai cominciato tu. È per una sciocchezza. No, se permette è stato lei a cominciare. Ma va, ti prego, vieni via, non facciamo ma discussione. anche tu. E lei, invece di guardare nel piatto degli altri, si informi prima dei torti di suo figlio. I torti di Sandro, perché Sì. sua figlia è un giglio, una mammoletta. Papà, ti prego, vieni via. Ma non mi faccia perdere. parlare. No, adesso parli invece. Sentiamo cosa ha da dire. Se lo vuol sapere, l'ha anche picchiato. Voglio sapere che ho Ha fatto perfino io. i Hai lividi. fatto che sei Hai i abusata. lividi sul Per te braccio. questo E cretino suo di mio figlio figlio i si è soldi. coperto di I lieviti. soldi Mi se ha li sarà perfino chiesto un mangiati ferro con di la serena pomodoro. Simona. Se lo vuol Domui et omnibus habitantibus in ea. Vidi aguam egredientem de templo ladere destro et omnes dicent alleluia. Dominus audi orationem meam. Et clamor meus a te vengas. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Esaudinus Domine Sante Padre, abangelo percutienti custodisti, da mittere di miei sandum angelum dei cieli, custodia, te foia, te prodiga, te dice, a te che difenda omnes abitantes in hoc abitacolo, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Buona Pasqua. Aspetta. Tieni. Di nuovo. Un momento. Prendi, la mangerai con i tuoi compagni. Grazie. Buona Pasqua. Ringrazia Dio che c'era il prete, se no uno schiaffo non te lo do male. Provaci, vediamo. Come ti permetti Lasci di il braccio, trattare lasci così mia la mia nipote? pecorella. Avete visto tutti che la picchiava? È Viva, un viva, bruto! viva, Viva, è un bruto! Viva, Che male di L'ho sempre detto, moglie fuori! Va via, signora. Sì, me ne vado, sono stupido. Allora me ne vado anch'io, perché mica un uomo sono, non che resto. Ero molto fiera di me. Andandomene da casa mi sentii per la prima volta maggiorenne. Non volli nemmeno tornare da mia madre e andai ad abitare in una pensione. Misi un avviso sul giornale e cominciai a leggere gli annunci economici. Ma le mie illusioni crollarono quasi subito. Dopo aver girato una ventina d'uffici e aver fatto un mese d'anticamere, mi resi conto che nessuno aveva bisogno di una laureanda, bella presenza, disposta a viaggiare. Buongiorno, signora. Buongiorno. Mi ha cercato nessuno? No, nessuno. Grazie. Prego. Non ha ancora trovato niente? Non credo. Io troverei io un bel lavoretto da fare. Se volesse fare di quei lavori non avrebbe bisogno di lei. È vero che è divisa dal marito? Le piacerebbe che raccontassi i fatti suoi agli altri clienti? Ma che c'entra? Pronto? Sì, pensione ambrosiana. La signora Grisolia? Sì, subito, attende. Stia comoda, la chiamo io. Signora, Che c'è? la vogliono al telefono.
vedo. Signora, le passo la linea. Grazie. Pronto? Sì, sono io che ho messo l'annuncio. Propaganda? Sì, va bene, ma di che genere? La Patrici? E cosa dovrei fare? Ah, la camionetta con l'altoparlante. Sì, ho capito, e tra un disco e l'altro dovrei fare la pubblicità al microfono. No, la ringrazio, mi piacerebbe moltissimo, ma non ho la voce fonogenica. Per avere un po' di conforto andai a cercare la nonna. Tutti i giovedì pomeriggio sapevo dove trovarla. Sì, figlia mia, che vuoi che ti dica? A sposarsi si è sempre in due, ma la porzione di felicità che tocca ogni matrimonio non è per due, è per uno solo. E ognuno deve accontentarsi di mezza porzione. Come ai ristoranti economici. Pressappoco. Ma se è veramente così non si può mai essere felici. Ma chi te l'ha detto? Vedere l'altro contento deve essere già un gran sollievo. Sarà, ma quando Alessandro era contento io no, mi venivano certi nervi. Ecco perché hai sbagliato tutto, figlia mia, e t'è andata male. Io quando Pietro, che la sera cascava sempre dal sonno, mi pregava di spegnere la luce, la spegnevo, anche se avevo voglia di leggere altre 2 ore. Però quando poi si era addormentato, riaccendevo e leggevo. Tutto qui il segreto. Cara mia, la vita coniugale è fatta anche di luci accese e spente al momento giusto. Senti un po', ma tu davvero pensi che gliela farai ad andare avanti da sola? Certo, è più facile. No, proprio non direi, specialmente dopo... Dopo che? Sì, dopo aver vissuto con un marito. Posso fare benissimo da sola. Beh, tanto per cominciare come stiamo a cassa. Non ho fatto i conti, non so quanto ho. Adesso sai di avere 20.000 lire. Ma no. Dai, su, obbedisci, andiamo via. Ciao, Pietro. Ciao, Antonio. Arrivederci a giovedì. I soldi di nonno mi portarono fortuna. Infatti trovai lavoro quasi subito. Un impiego modesto presso una ditta seria, dove bisognava lavorare sodo. Stabile. Ditta. Acquaviva. Spettabile ditta Acquaviva. Via Manzoni 15, Milano. Come Dio volle feci anch'io quell'indimenticabile esperienza che si chiama primo stipendio. 30.607 lire. Quanto mi fecero piacere anche quelle 7 lire. Oh! Scusi, i soldi! Ma che ha perso? Un diamante? 100 lire sono 100 lire, sa? Sentii subito il desiderio di spendere, di fare degli acquisti. Prendere una cosa qualsiasi pur di comperarla con i soldi veramente miei. Ecco. Ah, carino. E quanto costa? Vediamo subito. 28.000. 28.000 lire? Ma è matto? Ne abbiamo venduti a moltissime signore e nessuna mai si è lamentata del prezzo. Lo credo, le signore hanno il marito che tira fuori i soldi, ma io me li devo guadagnare, lavoro io. Anch'io lavoro, signorina, tutti E lavoriamo. allora che direbbe se sua moglie spendesse 28.000 lire per un costume? Io sono scapolo. Beh, si sposi e poi ne riparliamo. Con quelle 30.600 lire riuscii ad arrivare fino al 20 del mese. Per arrivare al 30 pensai di tornare a casa a prendere un po' della mia roba, soprattutto la pelliccia. Col caldo che faceva, che mi sarebbe servita? Tanto valeva venderla. Sapevo che a quell'ora Alessandro non c'era. Chissà perché aveva dato tanti giri di chiave. Forse per paura che scappasse fuori il gas che aveva lasciato aperto.
Sandro? Sandro? Oh, sei tu. Nella. Francesca, come va? Ho visto la porta aperta. Ma di un po', sei tornata? Hai finito di fare la matta? Mi serviva certa roba. Vado al mare per un paio di settimane. Con la pelliccia? Che mare? Glaciale artico? Non sei cambiata affatto. E perché dovrei? Piuttosto se hai da fare, continua. Mi aspetti, ci metto un minuto. Fa conto d'essere a casa tua. Infatti non lo è più. Beh, non mi hai ancora detto come va. Tu piuttosto, potevi telefonarmi, il numero ce l'hai? Ti giuro che volevo farlo, ma ho perduto l'agendina e non sapevo proprio a chi rivolgermi per chiederlo. Anzi, adesso me lo ridai. Dovrò rimettere insieme i numeri in un libretto nuovo ed è una noia. Ti serve una mano? È questa l'agendina che hai perduto? Grazie. Mi hai risparmiato una bella fatica. Te ne voglio risparmiare un'altra. Non dire niente, non inventare scuse. Tanto ho capito tutto. E invece non hai capito proprio niente. Hai una bella faccia tosta. Faccia tosta perché non dico di no. E va bene, siccome sono faccia tosta voglio esserlo fino in fondo. Vuoi sapere com'è andata? No, grazie, il vostro idillio non mi interessa. È molto meno romantico di quello che credi, sai. Mica caviale e champagne. È cominciato con 2 uova al tegamino. Tutto qui il vostro menù? Sì, proprio. Era la sua cena. L'ho incontrato per le scale con i pacchetti in mano e si vergognava anche di avermi incontrata. Mi ha fatto proprio pena, se lo vuoi sapere. Solo come un cane. E allora gli hai fatto compagnia? L'hai piantato tuo marito, sì o no? Te ne sei andata a vivere per conto tuo e cosa pretendevi? Che facesse la guardia al tuo letto vuoto, povera Stella? Vedremo se la penserai così quando anche tu sarai sposata. Se mai ti sposerai. Beh, puoi senz'altro farmi gli auguri perché Tito e io ci sposiamo alla fine del mese. Abbiamo già fatto le pubblicazioni. Sarà proprio uno sposino felice il tuo Tito. Certo che lo sarà, perché io saprò fare la moglie. Mica come te che non hai capito niente di tuo marito. Eri solo buona a lagnarti, dicevi che ti trascurava, ti lasciava sola. Ma perché? Quando lui tornava a casa cosa gli preparavi per cena? Un bel minestrone di preoccupazioni, di cambiali, di prati artificiali e altre materie del genere. Ma che ne sai? Tu di che ti impicci? Impiccio perché mi fai rabbia e perché sei così egoista. Che hai creduto di fare lasciando tuo marito? Tu hai sempre avuto la mangiatoia bassa, sei sempre stata viziata in tutto, anche nel matrimonio. Ma io, se lo vuoi sapere, ho impiegato 10 anni a farmi sposare da Tito. Perché tutti gli uomini quando parli di matrimonio tirano calci. Che credi che non sarebbe piaciuto anche a me fare la ragazzina per bene che dai banchi di scuola va dritta all'altare senza intermezzi e senza anticipi? Tu le hai avute tutte queste fortune, ma sei troppo egoista per riconoscerle. Dove vai? Aspetta, esco anch'io. Qui sei in casa tua. No, cara, con 2 uova al tegamino è cominciata e con 2 uova al tegamino è finita. Saghetti e piangi. Qualche giorno dopo, fuori dell'ufficio, mi aspettava una grossa sorpresa. Mi ha detto, la ricopi, c'è un errore. L'ho ricopiato e ce ne ho fatti 3. Francesca. Permetti, l'architetto Grisolino. Molto lieto. Piacere? Lei lavora nello stesso ufficio di Francesca? Sì, nella stessa stanza. Certe volte ci guardiamo e ci viene da ridere, anche senza ragione. Vi accompagna? Noi prendiamo l'autobus laggiù, abitiamo nella stessa strada. Non hai più la macchina? Sì, ma proprio ieri l'ho portata in carrozzeria perché mi hanno urtato. Sì, ti hanno urtato. Non sarà stato piuttosto per colpa tua. Se ben ricordo, guidi come un pelle rossa. Già. Invece tu te la cavavi abbastanza, se ben ricordo. Con tutte queste macchine. Anche mio fratello se ne è comprata una per arrivare più presto in ufficio. Ma l'hanno licenziato perché non arrivava mai puntuale. Accidenti! Mamma mi aveva detto di passare dalla sarta a ritirare una camicetta. E allora, arrivederci. Ciao Olga, ci vediamo domani. Chissà che avrà pensato. Forse che ci dava fastidio. Ho saputo da tua nonna che lavoravi qui. Ho parlato col notaio, ha preparato l'atto di vendita per l'appartamento. La casa è tua, io che c'entro? Fanne quello che ti pare. Ma è intestata a te? Beh, e che dovrei fare? Rimangiarmi la firma come bevi l'acqua? Ma tu la vuoi proprio vendere? Sicuro. Beh, hai perso la parola? Sei tu che l'hai detto e poi penso che avrai bisogno di soldi. Io non ho bisogno di niente. Ma no, parlo delle spese per la separazione.
Ci vogliono un sacco di quattrini, no? L'avvocato che dice? E bisogna che ci si veda con lui uno di questi giorni. Ma a che punto siamo? Beh, non è che ci abbia capito molto. In Svizzera, per esempio, spese a parte, bisogna prendere la nazionalità e viverci 5 anni. È una cosa un po' lunga. Mica male la Svizzera. E poi è 2 passi. Tu te la senti di aspettare 5 anni? Se no c'è anche il Messico. Amore, ne parli come se si trattasse di un viaggio di piacere. Ma sai quanto verrebbe a costare viaggio, soggiorno e tutto il resto? E che ci posso fare? È colpa mia se siamo a questo punto. Perché, Mia? Sei stata tu ad andartene. Ad abbandonare il tetto coniugale, come dice l'avvocato. Grazie, mi crollava addosso il tuo tetto coniugale. Ciao, ecco l'autobus. No, aspetta, lo prendo anch'io. Vieni dalle mie parti. Certo. Permesso. Pensavo che forse potremmo accontentarci. Come? Permesso? Forse. Fate passare. Accontentarci. Scusami. Scusi. Dicevo che per ora. Scusami. Potremmo accontentarci di una semplice separazione. Ma che spinge? Va bene, ne parliamo dopo. Capolinea. Siamo arrivati al capolinea. Sì, scendiamo. Dove siamo? Non so, dalle parti di Piazza Sosa. Aspetta. Senti, Francesca. Ragioniamo un momento. Lasciamo perdere le colpe mie, tue, quello che è successo. Che stavi dicendo prima sull'autobus? Niente. Io ho avuto torto a lasciarti andare via e tu ad andartene. Ma siamo ancora in tempo. Ancora in tempo per che cosa? Come? Andiamo via di qui, cerchiamo No, di... prendi il primo autobus. Ti prego, Francesca. No, non è possibile. Ricomincerebbe tutto peggio di prima. Il coraggio di sbattere la porta e andarsene si trova una volta sola. Ma perché non dobbiamo stare insieme? Io ti voglio bene come prima, forse anche di più. Non ci resisto senza di te, ti ho telefonato tante volte in pensione, ma poi non avevo il coraggio di parlarti e toglievo la comunicazione. E anche la storia del notaio, l'atto di vendita dell'appartamento, è stato tutto un pretesto per vederti, per dirti... No, questo non basta. Ho imparato un sacco di cose, sai. In un matrimonio non può esserci sempre felicità per tutti e due, e tu non hai saputo accontentarti. Sì, bisognerebbe essere come 2 amici affamati che hanno i soldi soltanto per una minestra e se la dividono. Non si levano la fame, ma sono certamente 2 amici. Ma che è una parabola questa? Chiamala come ti pare. È il segreto della felicità coniugale e della parità. Rinunce, comprensione, tutto bene, ma in misura uguale da tutte e 2 le parti. Ma chi ti ha mai detto il contrario? Non mi fa ridere, so bene che cosa intendi per parità. Francesca, cosa vuoi? Una lista delle parità? Falla, te la firmo subito. No, non è vero, questo lo dice adesso, ma non ci credi. Ma perché? Ne vuoi una prova? Ho saputo di te e Nella, me l'ha detto lei. Te l'avrei detto io, te lo giuro. Non che mi abbia fatto piacere, ben inteso, ma ormai è fatta, l'ho accettato. Adesso dimmi la verità, ma la verità vera. Se tu venissi a sapere che anch'io ho avuto un amante, saresti capace di mandarla giù, di dire che non fa niente, che lo stesso errore che hai commesso tu l'ho commesso anch'io? Sì, ma dipende dalle circostanze. Le stesse circostanze tue. Anch'io mi sentivo sola, avevo bisogno di affetto, di compagnia. Come sarebbe ti sentivi sola? Allora è vero. Sì. Ero disperata. Ho incontrato Carlo, un vecchio compagno di scuola, e... Ma non è possibile, Francesca. Francesca, non è possibile. È la verità, Alessandro.
Io sarei il tuo amante e quando tuo marito l'ha saputo ci è rimasto male. Fin qui ho capito, ma non ho capito quando sarebbe successo. Te l'ho detto, quando è venuto a prendermi in ufficio. No, quando è successo che siamo stati amanti, ma come tuo marito lo sai, io no. Sì, è la cosa più cattiva che si possa dire a un marito, ma era la prova che aspettavo da lui. Se avessi accettato avrei capito che potevo fidarmi e che avremmo potuto ricominciare su un piano di parità. Ma che piano di parità? Non gli hai mica detto che ti eri comprato un cappellino nuovo? Come sarebbe? Mia moglie viene da me e mi dice, sai, sono stata a letto con un tizio. Io le dico, brava, vacci anche domani, mi fa piacere. Ma perché perdo tempo con te non lo so, sei più cretino di quell'altro. Ah, grazie tanto, buono a sapersi. Su, adesso non fare l'offeso, lo sai che mi sei molto caro. Sì, come un gatto o un pappagallo. Ehi, sei stata tu a cercarmi, stiamo insieme domenica? Va bene. Sono stata a sentire tutti i tuoi guai, permetterai che come domenica me l'aspettavo un po' più allegra. E il risultato? Sapere che ti sono servito per mettere alla prova tuo marito e che di me non te ne importa proprio niente. Beh, insomma, si può sapere che vuoi? È colpa mia se sono una disgraziata. Tu non hai passato una domenica allegra e mi dispiace. Ma sai quante domeniche ho passato io, sola, chiusa in una camera di pensione, a ripacciarmi tutti gli sbagli che avevo fatto. Non è vero che di te non me ne importa niente. Al contrario. Anzi, se lo vuoi sapere, quando ho accettato di venire qui, io... Beh, sono affari miei. Ma che ci posso fare se non sono come quelle signore deluse che dopo danno la colpa al whisky? Io potrei bere tutte quelle bottiglie, ma se avessi fatto qualche cosa, io mi sentirei lo stesso una sgualdrina, perché sono sposata, anche se con un mascalzone. Io lo odio, perché è tutta colpa sua. Senza di lui io sarei una ragazzina, e non una ragazzina sposata e separata. Lo odio tanto che se l'avessi tra le mani gli caverei gli occhi. E adesso me ne vado, addio. Aspetta, resta ancora un po'. Hai capito che allegria? Ti accompagno. No, ti prego, col nervoso che Lasci qui la tua roba. A quest'ora poi con la macchina ci metto un momento. No. Ma mi ritelefoni? Sì, quando non dovrò dare la colpa Non al dire whisky. così, io non volevo. Sì, ho capito perfettamente. Addio. Le scarpe. E se venisse a sapere che sua moglie la tradisce? Mia moglie? Per carità. E dove vuole che trovi il tempo, poverina? Fermi! Ma che succede? Scendo qui, mi aspetti un momento. Ho già abbassato la bandierina. Quant'è allora? 420 col supplemento. Tenga. Grazie. Uè, ma se la fa! Ma cosa vuole lei? Ma è matta! Uè, la macchina è mia! Non è sua per niente, invece. Vabbè, allora è sua. È di mio marito. Ma che marito, un corno! Vigile! Ma c'è mica un vigile qui! Va bene, non facciamo tanto chiasso. Come faccio a sapere che è sua? È uguale a tante altre, grigia, con la radio. Ah, questa è bella! Siccome è uguale a tante altre mi sgonfia una gomma e mi storta l'antenna. Allora, secondo lei, per non correre rischi, cosa dovrei fare? Comprarmi no fuori serie? D'accordo, mi sono sbagliata, le chiedo scusa. La gomma è appena un po' giù e l'antenna si raddrizza. Ma stia ferma che è meglio! Ehi, giù le mani! Cosa vuoi dire? La signora è mia moglie. E se ha qualcosa da dire, la dica a me. Oh, non ne parliamo più. C'ha ragione lei. Non è successo proprio niente, scusate tanto. Ma le do un consiglio. La porti al manicomio, quella cappellona lì. Non ha mica tutti i torti. Che stavi facendo? Perché sei sceso? Me la cavavo benissimo da sola. E poi se l'ho fatto è perché credevo che la macchina fosse tua. Ma se non ce l'ho più. L'ho venduta, se lo vuoi sapere. Allora quando hai detto che era dal carrozziere dicevi una bugia. Ne racconti tante tu di bugie? Ne facevo bene. Appena t'ho detto la verità ti hai preso un accidente. E poi perché mi volevi rovinare la macchina? Perché? Perché sei gretto. Perché non sei generoso. Perché sì. Lasciami, guarda che strillo. Vieni, andiamo a casa. Vuol dire che... Vuol dire che è tardi e che hai bevuto troppo. Vieni. Da quanto tempo hai cominciato a bere? Da quando sono sola, per festeggiare l'avvenimento. Adesso vattene, conosco la strada. Aspetta. Che te ne importa di accompagnarmi se mi disprezzi? Ma chi ti disprezza? Vattene. Vattene! No, non ti disprezzo. È che ora tutto è cambiato.
Non si tratta più delle liti tra moglie e marito, le stupide ripicche per le tende o le discussioni per il prato. Adesso tutto è diverso. Al punto che quei litigi che ci sembravano dei drammi ora li rimpiango. Come rimpiango quel giorno dell'albero, ricordi? E tu ti ricordi la prima lite? No, non me la ricordo. Col tempo tutte le cose si confondono, belle o brutte che siano, e diventano un unico ricordo, piacevole tutto sommato, purché... Purché? Purché ci si mantenga puliti. Ma io per quella cosa ti ho già perdonato. Già, tu, ma io no. Sarò egoista, retrogrado, provinciale, ma io la parità come la intendi tu non l'accetto. Pensare che eri una ragazzina un anno fa, e anche pochi mesi fa. Mia moglie ragazzina. E adesso è finita così. Lo so bene come mi consideri ormai. Come una donna da strada, come quelle là. Sta buona, calmati. Sì, una peripatetica, una mantenuta. Ma cos'ha quella là? Adesso vado là io. La voglio gridare forte, tutti devono sentirmi. Devono saperlo che io sono come questa disgraziata qua. Poi con chi ce l'hai? No, non ma ce l'ha con con lei. lei. Ce l'avevo proprio con lei, con me, con tutte le donne. Ah, ce è l'avevo. venuta la contessa. L'ho detto e lo ripeto, io sono come lei, una mantenuta. Ehi, che vada adagio coi termini. Ma che ci insegni l'educazione lei? Che a me non mi mantiene nessuno. E mantenuta sarai te. Certo, signorina, è quello che sto dicendo. Zitta! Oh! Mia moglie non... Moglie, a me non me ne importa un corno. Basta che non mi seccate la gloria. Ah, che Sam, lo sapevo che andava a finire così. Che succede qui? Che hai fatto? Io non ho fatto niente. Questa qui che viene a insultare la gente. Ero dietro andare a casa. Guardi, brigadiere, adesso le spiego io. Mia moglie stava... Non è parlando vero, con le- non sono affatto sua moglie. Scusi, sa, sta poco bene. Vadano pure. E tu vieni con Vuoi me. proprio cacciarti Dammi di qua, ascolto, quella lì è matta. Faresti meglio a chiuderla nella credenza invece di portarla a spasso. Quelli lì sono bevuti, non sono neanche sposati, ma perché sono signori li lasciate andare. Non è giusto, perché se la prendono con lei? Perché te? Sono solidale, sono solidale. Siamo tutte delle mantenute. Pianti o vuoi finire dentro? Di. Lasciami, 2 metri di distanza, prepotente. Basta! Hai capito? Hai ragione. Sono ubriaca. E poi tutto questo non serve più a niente. Sì, è vero. Ed è anche vero che nemmeno tu mi hai perdonato. Ti sbagli. Io ho accettato. No. Tu invece. È inutile. Ecco il tuo dramma. Meglio così. Almeno sei sincero. Allora vado. Addio. Addio. Francesca! Francesca!
Thank you.